Ciao ragazzi, sono arrivato in Belize, sono stato 2 giorni a San Ignazio, che però non c'era molto da vedere e tutti i tour nella giungla costavano veramente un sacco, stessi identici tour che si possono fare anche in Guatemala, quindi ho detto vabbè, meglio non buttare via soldi, lo farò una volta che entro in Guatemala. Invece mi hanno parlato tutti bene delle spiagge caraibiche del Belize, che sono tutte particolarissime, mi hanno detto che devo assolutamente vederle. Così oggi ho preso un bus, sono arrivato, mi sono fermato in 3 città, ho cambiato 3 bus, ho preso un taxi, alla fine sono riuscito ad arrivare qui. Questo è Hopkins, è un paesino, un villaggio sulla spiaggia, molto caratteristico come potete vedere. Non c'è turismo, l'unico ostello è dove sono io ora, non ce ne sono altri. Non mi resta che farmi un giro e vedere come sono queste spiagge allora. All alone on the internet, but you don't seem to forget about yourself. Siamo entrati in Guatemala, ora siamo a Livingston, e paesino molto caratteristico, anche perché non è per niente turistico, sono quasi da solo. Le leggende dicono che sia popolato quasi esclusivamente da hippie che si sono rifugiati qui per fare la vita tranquilla e pacifica sul mare. Ora, oggi non è una grandissima giornata, però mi faccio un bel giretto, andiamo a vedere com'è il mare e vediamo com'è anche questo bel paese. A Livingston ho fatto una gran bella scoperta, non ci sono strade, cioè Livingston è immersa nella giungla e non c'è nessuna strada che attraversi la giungla e che arrivi nel resto del Guatemala. Quindi l'unico modo per uscire da Livingston è prendere una barca per modo di dire, una zattera di vetro resina, e attraversare il Rio Dulce per 2 ore in mezzo a questo canyon di giungla
e arrivare nell'anonimo paese Rio Dulce. Da lì poi ci sono un sacco di bus, si può andare dove si vuole. Il prezzo è il classico prezzo da linea di trasporto, ho pagato meno di $10 per appunto 2 ore di barca, e la cosa più figa secondo me è non dormire proprio a Livingstone, ma dormire negli ostelli e negli hotel che ci sono lungo la riva del Rio Dulce. Siete praticamente da soli in mezzo alla giungla, si può nuotare anche nel Rio Dulce, ci sono i delfini d'acqua dolce, ci sono un sacco di animali, è veramente un'esperienza molto bella e se dovessi tornare in Guatemala lo farò. Non ero a conoscenza di questa cosa, quindi l'ho visto solamente mentre attraversavo il fiume. Ora sono arrivato ad Antigua, era la vecchia capitale del Guatemala prima che un terremoto non rasasse il suolo. Stile coloniale, ha mantenuto il suo stile, è un po'... mi ricorda un po' San Cristobal, da vedere sicuramente. Qui vanno per la maggiore corsi di spagnolo, sono tutti qui per imparare lo spagnolo, perché è molto economico e evidentemente parlano bene, e poi per il cibo, specialmente caffè e cioccolato, cioè sono pazzeschi, assolutamente buonissimi.